è arrivata sul mercato la Sailor Okoro. È un momento dove le aziende stanno pescando un pochettino tutte le sacche, tutte le fasce di interesse, anche quelle meno esplorate, degli appassionati di penne stilografiche e di scrittura. Per cui non solo la penna stilografica per l'appunto, non solo pistoni, cartucce eccetera, ma anche penne ad intinzione. Questa è la Okoro. Il fusto di questa penna che sapete già probabilmente che non ha caricamento a cartuccia, non ha alcun tipo di caricamento se non quello diretto ad intinzione, è un bel fusto, sì, effettivamente è vero, è ben realizzato, c'è uno sforzo in questo senso. Inutile dire che il parallelo corre all'antagonista per eccellenza che è Pilot e che dopo metteremo in confronto diretto. Comunque qui senza dubbio anche questa svasatura per l'impugnatura è ben realizzata, insomma si intona bene con quello che è poi il suo scopo, cioè la scrittura. Impugnatura sottile ci garantisce un ottimo controllo. I pennini sono intercambiabili, come vedete basta un innesto a clic, ce ne sono di diversa fattezza con le gradazioni principali e forse ci mette a disposizione anche qualcosina di più come il pennino Fude ad esempio. Però proprio sul pennino io ho qualche dubbio, nel senso che mentre, giusto per fare questo parallelo, mentre Pilot ci mette a disposizione un pennino che è un pennino stilografico a tutti gli effetti, qui trovo che sia così fatto un po' troppo frettolosamente, lasciatemelo dire, rimasto ancora in quella fase un po' da sgrezzare se vogliamo. Insomma, il pennino della serie Junior oppure i pennini della Kurogain, insomma quelli più economici di Sailor scrivono decisamente meglio. Questi li ho trovati un po' più acerbi, ecco, non che non ci si possa scrivere, tutt'altro, come vedete, però mentre in Pilot c'è questa coerenza di resa tra il pennino più economico da 50 centesimi fino a quello più importante, Sailor è un pochettino più altalenante, nel bene e nel male si intende, in questo caso, ahimè, non nell'eccellenza. Ho provato, tra l'altro l'ho ricevuta sotto Natale, quindi l'ho messa alla prova con gli inchiostri della Diamond, con il calendario Inkvent 2024, per carità, può darsi che questo pennino medio non sia il migliore del lotto, può capitare, è normalissimo, anzi che possa essere così, però insomma ne ho provati di migliori di pennini anche da questo prezzo, perché poi non dimentichiamo che è vero che è una penna economica, però comunque i suoi 8-10 euro, quello che è, li costa. Se pensiamo che Schneider ci mette a disposizione penne con 2-3 euro che scrivono molto bene, così come le stesse Platinum, Preppi oppure Pilot, le più piccoline, insomma vale la pena fare una riflessione. Però perché acquistare una penna come questa? Innanzitutto per la libertà di cambiare inchiostro, di scrivere, già perché basta prendere l'altro ricambio, avete visto che in una confezione di questo tipo è semplicissimo sciacquare il pennino, mi raccomando, non solo sciacquarlo per riporlo, ma sciacquatelo quando cambiate gli inchiostri, ma asciugatelo anche, perché non intingete, mi raccomando, mai il pennino nell'inchiostro con le goccette d'acqua, peggio ancora con residui di altro inchiostro. Quindi si lava velocemente, ma mi raccomando, asciugatelo anche. Nel mio caso avevo a disposizione questo pennino Fude. Anche qui lasciatemi dire che i pennini Fude della Sailor sulle pennette tra virgolette da 17 euro, 20 euro scrivono un po' meglio, è come se fossero un pochettino più levigati rispetto a quello che ho provato io. Anche in questo caso certo potrebbe essere l'esemplare che è venuto insomma al mondo con qualche difficoltà, chi può saperlo, però non sono rimasto abbagliato, così come per altri prodotti di questa fascia che ho provato. Per tutto il resto scrivere con la Sailor
Sailor Okoro è molto semplice. C'è anche una riserva di inchiostro che è molto utile quando vogliamo scrivere, perché comunque non pensiate ad un pennino di vetro che dopo un po' si esaurisce. Qui c'è molta più autonomia. E questa è una cosa che mi ha colpito tanto su Sailor quanto su Pilot. È molto piacevole scrivere perché si scrive e poi sì, a un certo punto bisogna ricaricare per forza l'inchiostro. Però sia detto che in questa somma abbiamo anche la possibilità, come vedete, di provare un pennino Fude, che è un pennino senz'altro interessante, intrigante per la calligrafia, anzi per la grafia più in generale, perché si può scrivere, come vedete, con un grassetto di quelli veramente epocale, tanto invece girando il pennino o comunque inclinandolo opportunamente in maniera molto più sottile. Quindi anche in questo caso mi sento di dire che è un ottimo strumento per muovere i primi passi anche con altre penne stilografiche senza dubbio più costose. Inevitabile il confronto con il diretto concorrente Pilot, Hiro Utsushi, questo pennino di intenzione che vi ho già presentato. Sì, è un confronto diretto perché, guarda caso, due prestigiosi e più grandi marchi di penne stilografiche giapponesi. Allora vi dico subito che, al di là delle preferenze personali, che quelle purtroppo filtrano sempre ogni giudizio, trovo che ci sia un'attenzione all'estetica o comunque a caratterizzare lo strumento che è stato presentato recentemente sul mercato più da parte di Pilot che da parte della Sailor Okoro. È anche vero che la Sailor, come avete visto, propone questa sostituzione molto rapida, molto veloce del pennino, però è anche vero che vincola un pochettino ad avere tutto il blocco. E il design, onestamente, non è quello che mi piace di più, non la rende unica ai miei occhi, però si impugna molto bene e sta molto bene in mano, quindi da questo punto di vista possiamo dire pareggio. Quello che invece trovo un po' meno in pareggio è il pennino, mentre in Pilot ritrovo subito la qualità dei pennini Pilot, per intenderci qualità Prera, qualità Kakuno, qualità Plumix, Explorer, Metropolitan, tutte quelle che conosciamo. Qui no, il pennino medio non è il fine medio della Junior, della Sailor, della Kurogen, insomma di tutte quelle penne che sono favolose. Questo sembra un po' più grezzo, un po' più approssimativo, e posso dirlo anche del pennino Fude, visto che ce l'ho montato proprio su questa penna, se non sbaglio, eccolo qua. Il pennino Fude di questa serie, che insomma è quella venduta a 25, 27 euro o 30 euro, più o meno a seconda della versione che andate ad acquistare, l'ho trovato migliore rispetto a questo dedicato all'Okoro. Insomma, la finitura è un pochettino più grezza. Qualcosina in più forse si poteva fare su una penna come questa, visto che la concorrenza non sta ferma e non dorme assolutamente. Ed allora, ancora una volta, il mondo è bello perché è vario e quindi a ciascuno la propria scelta. Qualcuno propenderà più per Pilot, qualcuno per Sailor, insomma, comunque si casca bene. Inoltre, in abbinamento a diversi inchiostri, i pennini hanno rendimenti diversi, ma questo ormai lo abbiamo imparato. Per quel che riguarda Okoro, comunque sempre meglio utilizzarlo con il serbatoio, soprattutto un pennino dal flusso generoso come questo, perché l'autonomia è un pochettino è garantita, insomma. Per chi fosse interessato vi ricordo che può acquistarlo presso Gold Pen, e nelle note, se scrive che è iscritto al canale di Marco Chiari mettendo il nickname, avrà senz'altro un simpatico omaggio. A voi tutti amici, grazie e saluti inchiostrati.